Scontro in TV Iacchetti Mizrahi. È un provocatore ignorante. Ridirei tutto quello che ho detto. Negli studi di È sempre carta bianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, si è consumato uno scontro che in poche ore è diventato un caso mediatico. Protagonisti Enzo Iacchetti, volto amatissimo della televisione italiana, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Tema il più divisivo possibile, la guerra a Gaza e la sorte dei civili palestinesi. Il dibattito si è acceso quando Mizrahi ha sostenuto che Israele non avrebbe alcuna volontà di ammazzare tutti i palestinesi, respingendo l'idea di un piano sistematico di sterminio. Parole che hanno fatto infuriare Iacchetti, il quale lo ha attaccato frontalmente, dandogli dello stronzo e accusandolo di ignorare non solo la storia dei palestinesi, ma persino quella del proprio paese. Secondo l'attore e conduttore, infatti, i dati portati in trasmissione dal rappresentante filo-israeliano erano falsi, non credibili, e servivano solo a offuscare una verità che per lui è lampante. Non è una guerra, c'è un solo esercito che colpisce civili inermi. Non ci deve essere contraddittorio, nessuno può contraddire quello che vediamo da mesi. Il clima si è fatto subito rovente. Mizrahi ha reagito accusando Iacchetti di comportarsi da fascista, di trasformare un confronto televisivo in un attacco personale e addirittura di aver minacciato di colpirlo fisicamente. Ha minacciato di menarmi, ha raccontato. Non penso che voglia stringermi la mano. Dal canto suo ha insistito sul fatto di non avere intenzione di offendere nessuno, ma di aver cercato di portare dati e argomenti che, a suo dire, sono spesso taciuti o ignorati nel dibattito pubblico. Iacchetti invece non ha fatto alcun passo indietro. Anzi, nelle ore successive, sui social ha ribadito con forza la sua posizione. Avevo davanti un provocatore, bugiardo e ignorante. Se dovessi tornare stasera a carta bianca, ripeterei parola per parola quello che ho detto. Nessun ripensamento, nessuna apertura, soltanto la convinzione che la rabbia espressa in diretta fosse la risposta necessaria a ciò che considera una manipolazione della realtà. Lo scontro tra i due è presto diventato virale. Da un lato, chi sostiene Iacchetti ha visto in lui un uomo disposto a dire la verità senza compromessi, a dare voce all'indignazione per le vittime palestinesi e a smascherare, a suo giudizio, la propaganda di chi nega o minimizza la tragedia in corso. Dall'altro, Mizrahi e i suoi sostenitori denunciano l'uso degli insulti e delle minacce come arma retorica, segno di una degenerazione del dibattito che impedisce qualsiasi reale confronto. La vicenda, al di là della cronaca televisiva, solleva domande più ampie. È possibile discutere di conflitti tanto dolorosi senza trasformare la trasmissione in un'arena? Qual è il confine tra passione civile e aggressione verbale? E soprattutto, come distinguere i dati dalle opinioni, quando la stessa nozione di verità appare ormai divisa in fronti contrapposti? In questo caso, la tensione non si è sciolta nemmeno a telecamere spente. Iacchetti ha ribadito che non intende chiedere scusa. Mizrahi ha detto di non aspettarsi né di desiderare una stretta di mano. Entrambi hanno chiuso la porta a un chiarimento, segno che la frattura è profonda e difficilmente sanabile. Ma forse è proprio questo a spiegare il clamore. La televisione ha semplicemente messo in scena in forma brutale quello che accade ogni giorno fuori dagli studi, dove due verità inconciliabili si affrontano senza trovare terreno comune.